In questa nuova rubrica la chitarra rimarrà sullo sfondo, ma il suo mondo sarà il protagonista assoluto di questa nuova serie di video. Si comincia. Sigla. Sebbene il nome chitarra ci rimanda per omofonia alla chitara dell'antica Grecia o alla citara della Roma imperiale, occorre dire che con questi nomi veniva indicata la cetra, che è sì la progenitrice dell'arpa ma non della chitarra. Il nome chitarra in effetti deriva dal sanscrito kar 4 e tar corda. Infatti la chitarra fino al Medioevo montava solo 4 corde ed era di dimensioni ridotte, molto più simile ad un ukulele che non all'attuale dimensione della chitarra. Gli strumenti cordofoni sono molto antichi e strumenti con un manico ed una cassa di risonanza si ritrovano raffigurati in affreschi egizi a partire dal 3700 a.C. ed anche su un bassorilievo ittita del 1500 a.C. Sebbene quindi abbiamo visto che gli strumenti a corda già erano diffusi abbastanza in Europa, già con i greci e i romani, la diffusione massiva si ebbe con l'arrivo degli arabi nella penisola iberica. E qui il liuto e la chitarra la fecero da padrone. Però mentre il liuto si sviluppava maggiormente nelle corti, la chitarra manteneva due anime, sia quella popolare sia quella di corte. Nel 1250 i menestrelli portarono la chitarra a corte e intrattenevano così i nobili. Le due chitarre maggiormente usate erano quella moresca, che montava 4 corde in metallo e veniva suonata con il plettro, e la chitarra latina, che invece aveva delle tavole piane e 4 corde in budello e veniva suonata con le dita, quindi pizzicata. Durante il Rinascimento la chitarra si rivela un diffusissimo strumento di corte, serve ad allietare le giornate dei nobili, mantiene però ancora dimensioni ridotte, anche se le corde passano da 4 a 7, o meglio, i suoni rimangono 4, però le corde sono 7. Abbiamo una corda più sottile, quella del micantino, che è singola, e poi abbiamo 3 cori, cioè 3 coppie di corde, 2 Si, 2 Sol e 2 Re. Questo tipo di chitarra, che è detta chitarrina italiana, rimarrà fino alle soglie del XVII secolo. Durante l'epoca barocca la chitarra è uno strumento molto diffuso nelle corti e per inseguire le sonorità del liuto, a cui sono dedicate la maggior parte dei manoscritti e degli spartiti, acquisisce un numero di corde maggiore. È ad opera dello spagnolo Vicente Espinel. Quindi avremo una chitarra barocca che ha delle dimensioni maggiori sia per quanto riguarda la cassa armonica e sia per il numero di corde, che passano da 7 a 10, o meglio sono 5 cori, 2 Mi cantini, 2 Si, 2 Sol, 2 Re e 2 La.
Questo tipo di chitarra barocca, detta chitarra spagnola, trova la sua maggior diffusione in Spagna, ovviamente, in Italia e maggiormente in Francia, poiché un appassionato di questo strumento è proprio il Re Sole, che ha due maestri prestigiosi, il Francesco Corbetta prima e Robert de Visé successivamente. A partire dal 1750 la chitarra vide dapprima ridurre il numero delle corde da 10 a 5, quindi si passò da 5 cori a 5 corde singole e successivamente si passò dalle 5 corde a 6 corde, aggiungendo il mi basso. Questo perché? Perché accompagnando le canzoni dell'epoca per accordi ci si accorgeva di un certo vuoto, della mancanza di sonorità dei suoni bassi. Per cui l'aggiunta del Mi basso risolse definitivamente questo problema. I padri di questa rivoluzione che portò appunto alla creazione della chitarra romantica furono principalmente quattro. In Spagna padre Basilio, al secolo Miguel Garcia, in Italia il liutaio Gennaro Fabbricatore, in Austria il liutaio Jacob August Otto e in Francia un certo Montron. Vorrei concludere questo viaggio attraverso i millenni con una curiosità. Vi ho già accennato prima che la chitarra ha goduto di due vite, una nobile e una popolare, ha due anime e proprio l'anima popolare è quella che l'ha salvata dalle varie vicissitudini e dagli alti e bassi del succedersi dei secoli. La ritroviamo raffigurata nelle feste campestri, nelle raffigurazioni dei canti d'amore, cioè le serenate, ma soprattutto non tutti sanno che la chitarra era facile trovarsi nei saloni dei barbieri. Questa è una tradizione che viene dalla Spagna ed è stata appunto portata in Italia, nel sud Italia, dagli spagnoli. E questa tradizione che faceva sì che gli avventori dei saloni dei barbieri non solo potessero accorciare i capelli, ma potevano anche godere di concertini improvvisati, di piccoli concerti improvvisati. E questa tradizione nel sud Italia specialmente si è mantenuta desta, viva, fino agli anni 50. Per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!